Immagina una distesa infinita di oceano. Onde che si infrangono pigre contro lo scafo, vele che si gonfiano al vento e tutto attorno silenzio. Nessuna voce di marinai, nessun rumore di passi sul ponte. Una nave che solca i mari senza nessuno al comando. È così che nel dicembre del 1872 una goletta di nome Mary Celeste venne scoperta al lago delle Azzorre, deserta, intatta, con il carico ancora nella stiva e senza alcuna traccia dell'equipaggio. Quella scena, sospesa tra realtà e incubo, ha alimentato per più di un secolo leggende di ogni tipo. Pirati sanguinari, calamari giganti, rapimenti soprannaturali, fino a teorie più moderne che tirano in ballo UFO e dimensioni parallele. Ma la verità, se mai c'è stata una verità semplice, non è mai stata trovata. Il mistero della Mary Celeste è diventato una delle storie marittime più famose al mondo, raccontata e reinventata centinaia di volte da giornali, scrittori e persino registi. Una storia che unisce il fascino delle navi fantasma al brivido di un caso irrisolto e soprattutto una storia che continua ad affascinare proprio perché lascia più domande che risposte. In questo video ripercorreremo l'intera vicenda, dalle origini della nave ai dettagli del suo ultimo viaggio, dalle teorie razionali avanzate dagli storici fino alle versioni leggendarie che hanno trasformato la Mary Celeste in un'icona della cultura pop. Ci muoveremo tra documenti ufficiali e immaginazione, tra cronaca e mito, cercando di capire come un relitto silenzioso sia riuscito a imprimersi così profondamente nell'immaginario collettivo. Preparati dunque a salpare con noi per un viaggio sospeso tra storia e leggenda, perché la Mary Celeste non è soltanto un enigma marittimo, è il simbolo stesso di quanto il mare possa essere, al tempo stesso, culla di vita e abisso di misteri. La nave che oggi conosciamo come Mary Celeste non nacque con quel nome. Fu varata nel 1861 in Nuova Scozia, in Canada, e si chiamava Amazon. Era una goletta di circa 30 metri, progettata per i commerci transatlantici, robusta, maneggevole, pensata per affrontare lunghe traversate. Ma già i suoi primi anni furono segnati da una strana sequenza di sfortune. Durante il suo viaggio inaugurale, il primo capitano morì di polmonite. Poco tempo dopo, l'Amazon urtò e affondò una nave da pesca nel Canale della Manica. Più tardi, prese fuoco mentre era ancorata a New York. Una scia di incidenti che col senno di poi molti avrebbero interpretato come un presagio. Era solo sfortuna? O quella nave portava davvero con sé una maledizione? Dopo alcuni anni travagliati e vari cambi di proprietà, la goletta venne acquistata da un gruppo di armatori americani e completamente restaurata. Fu allora che ricevette il suo nuovo nome, Mary Celeste, un battesimo che avrebbe legato per sempre la nave alla leggenda. Nel novembre del 1872 la Mary Celeste era pronta a salpare da New York con un carico di 1701 barili di alcol industriale destinato a Genova. Al comando c'era Benjamin Spooner Briggs, un marinaio esperto e rispettato. Con lui viaggiavano la moglie Sara e la figlia di 2 anni, Sofia. Un dettaglio insolito: non era comune portare familiari in un viaggio commerciale di quel tipo. Briggs era però conosciuto come un uomo devoto alla famiglia e molto religioso, e forse quella presenza dava alla traversata un'aura più domestica. L'equipaggio era composto da 7 marinai scelti con cura. Nessuno aveva precedenti turbolenti, tutti godevano di buona reputazione. In apparenza non c'era nulla che facesse presagire il disastro. Il 7 novembre 1872 la Mary Celeste lasciò il porto di New York diretta verso l'Atlantico. Il mare d'autunno era già impegnativo, ma nulla di straordinario. I registri di bordo riportavano una navigazione regolare. L'ultimo appunto di Briggs è datato 25 novembre. Segnava la posizione della nave a circa 740 km dalle Azzorre. Poi
e il silenzio. Il 4 dicembre 1872, alcune fonti parlano del 5, un'altra nave, la brigantina Dei Grazia, incrociò la rotta della Mary Celeste. Il capitano David Morehouse, amico di Briggs, notò la goletta che procedeva in modo anomalo. Le vele erano mal ridotte, la rotta incerta. Quando il gruppo di abbordaggio salì a bordo, si trovò davanti a uno spettacolo sconcertante. La nave era in buono stato, non stava affondando, non c'erano segni di lotta o violenza. Il carico di alcol era praticamente intatto, così come le provviste di cibo e acqua. Gli effetti personali dell'equipaggio erano ancora nelle cabine. L'unica cosa mancante era la scialuppa. Il diario di bordo si fermava, come detto, a 10 giorni prima. Le pompe di sentina sembravano difettose, ma non al punto da giustificare l'abbandono. Sul ponte, corde e vele erano in disordine, come se qualcuno avesse lasciato la nave in fretta e furia. L'equipaggio della Dei Grazia decise di portare la Mary Celeste a Gibilterra, ma quella scelta diede il via a una lunga serie di sospetti e indagini. Secondo le leggi marittime, chi trovava e conduceva in porto una nave abbandonata poteva rivendicare un compenso per il salvataggio. Ma il tribunale di Gibilterra non si fidò della versione della Dei Grazia. Le autorità ipotizzarono pirateria, omicidio, persino frodi assicurative, ma nessuna prova solida emerse. Le perizie confermarono che non c'era stato un incendio né segni di attacco. L'alcol nella stiva era volatile e pericoloso, ma i barili risultavano quasi tutti sigillati. I membri della Dei Grazia furono interrogati a lungo, ma alla fine assolti. Ricevettero un compenso ridotto, come se l'ombra del sospetto non fosse mai svanita del tutto. Alla fine il tribunale non riuscì a stabilire con certezza perché la Mary Celeste fosse stata abbandonata. Il mistero restava intatto. La Mary Celeste continuò a navigare ancora per anni, ma sempre accompagnata da una fama sinistra. I marinai la consideravano una nave maledetta e il suo nome divenne sinonimo di sventura. Passò di mano in mano, accumulando perdite economiche per i proprietari, finché nel 1885 fu deliberatamente fatta naufragare vicino ad Haiti, in un tentativo di frode assicurativa. La sua carcassa rimase lì, come un relitto dimenticato. Ma il mito, quello no, anzi, cominciava solo allora a crescere. La domanda che tormenta storici e curiosi da più di un secolo è sempre la stessa. Perché l'equipaggio della Mary Celeste decise di abbandonare una nave in perfetto stato di navigazione, lasciando tutto dietro di sé? Non c'era sangue, non c'erano segni di violenza, non c'era un vero motivo evidente per prendere una decisione così drastica. Eppure, 9 persone, tra cui una donna e una bambina, salirono su una scialuppa e scomparvero per sempre nell'Atlantico. Gli studiosi hanno avanzato diverse ipotesi, alcune plausibili, altre più fragili. Vediamole una per una. Il carico della Mary Celeste era composto da oltre 1700 barili di alcol industriale altamente infiammabile. Alcuni di questi barili, costruiti in legno poroso, potrebbero aver iniziato a perdere vapori. Immaginatevi la stiva, buia, calda, impregnata di gas. Una scintilla, anche minima, avrebbe potuto causare un'esplosione devastante. Non è difficile pensare che Briggs, sceso a controllare, possa aver percepito la minaccia. Forse udì un boato sordo o vide fiamme lampeggiare per un istante. Temendo il peggio, avrebbe ordinato all'equipaggio di salire rapidamente sulla scialuppa, con l'idea di rimorchiare la goletta a distanza di sicurezza finché l'aria non si fosse ripulita. Ma se la cima che legava la scialuppa alla nave si fosse spezzata, l'equipaggio si sarebbe trovato alla deriva, condannato a sparire nell'immensità dell'oceano. La Mary Celeste intanto avrebbe continuato la sua corsa silenziosa, svuotata di vite ma non di vele. Questa teoria ha trovato nuova forza quando esperimenti moderni hanno dimostrato che i vapori di alcol possono provocare esplosioni senza lasciare bruciature evidenti sul legno. Non è una certezza, ma è forse la spiegazione più vicina
a un evento realistico. A bordo della Mary Celeste furono trovate pompe di sentina danneggiate. Questo dettaglio è stato cruciale. Se le pompe non funzionavano, l'equipaggio avrebbe avuto difficoltà a capire quanta acqua stava entrando nella stiva. Se Briggs temeva che la nave stesse imbarcando troppa acqua, avrebbe potuto pensare che il natante fosse sul punto di affondare. Da capitano prudente, forse decise di evacuare immediatamente per evitare che la famiglia e i marinai restassero intrappolati sotto coperta. Il paradosso è che in realtà la nave non stava affondando affatto. Il suo carico era stabile e l'acqua nella stiva era minima, ma in mezzo all'Atlantico, con informazioni incomplete e strumenti poco affidabili, un errore di valutazione poteva costare la vita. Un'altra ipotesi chiama in causa l'imprevedibilità dell'oceano. È possibile che la nave sia stata colpita da un'onda anomala o da una tromba marina. Eventi del genere, rari ma non impossibili, possono travolgere il ponte, danneggiare le vele e spaventare l'equipaggio. Un colpo improvviso d'acqua avrebbe potuto convincere Briggs che la Mary Celeste stesse per cedere. In una situazione di panico, l'abbandono immediato poteva sembrare l'unica scelta. C'è chi ipotizza anche un guasto al cronometro marino, che avrebbe fatto credere al capitano di trovarsi più vicino alle coste di quanto non fosse davvero. Se Briggs pensava di vedere terra vicina, avrebbe potuto ordinare di scendere sulla scialuppa nella speranza di raggiungerla a remi, ma, sbagliandosi, si sarebbe gettato nel nulla dell'oceano. Un dettaglio importante. La scialuppa di salvataggio non fu mai ritrovata. Questo fa pensare che non ci fu un abbandono improvviso e disperato, ma piuttosto una decisione ragionata. L'equipaggio scese a bordo della lancia legandola con una cima alla nave, con l'intenzione di rientrare appena passato il pericolo. Forse aspettavano che i vapori di alcol si disperdessero. Forse volevano valutare meglio i danni alle pompe. In ogni caso, se la cima si fosse spezzata a causa del vento o di un'onda, la scialuppa sarebbe rimasta alla deriva, troppo lenta per raggiungere la nave che continuava a navigare spinta dalle vele. Questo scenario spiegherebbe il mistero senza bisogno di elementi soprannaturali. Nessuna violenza, solo una catena di sfortunati eventi e una decisione prudente trasformatasi in condanna. Fin dai primi giorni si parlò anche di ammutinamento. Forse i marinai si sarebbero ribellati uccidendo Briggs e la sua famiglia, ma l'assenza di sangue, di corpi e di oggetti rubati rese presto questa ipotesi fragile. Un'altra teoria chiamava in causa i pirati. Ma chi avrebbe abbandonato un carico di alcol prezioso senza portare via nulla? Inoltre, in quell'area dell'Atlantico la pirateria era praticamente inesistente. Per questo gli storici tendono a scartare queste spiegazioni, considerate più frutto di sensazionalismo che di realismo. Nessuna di queste ipotesi, per quanto plausibile, può essere dimostrata oltre ogni dubbio. Non ci sono testimoni, non ci sono resti da analizzare, non c'è una prova definitiva. La Mary Celeste rimane così sospesa in una sorta di limbo, abbastanza spiegabile da non richiedere fantasmi, ma abbastanza incomprensibile da non poter chiudere il caso. Ed è proprio in questo spazio, tra realtà e incertezza, che il mito ha trovato terreno fertile per crescere. Perché laddove la scienza non riesce a dare risposte definitive, la fantasia prende il largo. Se la storia documentata della Mary Celeste è affascinante, quella leggendaria è ancora più magnetica. Perché la nave non fu solo oggetto di indagini, divenne immediatamente materia di immaginazione popolare. Ogni giornale, ogni marinaio, ogni scrittore che si imbatté nella vicenda aggiunse un tassello nuovo, spesso inventato di sana pianta, trasformando un caso marittimo insoluto in un racconto da brividi. Il salto definitivo nel mito avvenne nel 1884, quando un giovane medico scozzese di nome Arthur Conan Doyle pubblicò un racconto dal titolo J. Habakkuk Jephson's Statement. Doyle, che qualche anno più tardi sarebbe diventato celebre come il creatore di Sherlock Holmes, prese spunto dalla vicenda reale, ma la trasformò in un'opera di fantasia.
Nel suo racconto la nave non si chiama più Mary Celeste, ma Marie Celeste, una variazione che resterà impressa a tal punto nell'immaginario collettivo da generare ancora oggi confusione sul nome originale. Doyle narrava di un equipaggio scomparso misteriosamente, lasciando un documento che suggeriva un complotto internazionale. Era pura invenzione, ma i lettori lo presero sul serio e la leggenda crebbe. Il racconto ebbe un successo clamoroso. Fu ristampato su numerosi giornali e riviste e segnò il passaggio della Mary Celeste dal campo della cronaca a quello del mito. Nell'Ottocento l'oceano era ancora un territorio carico di incognite. Non sorprende che molte delle spiegazioni popolari tirassero in ballo creature mostruose. Si raccontava di un kraken, un calamaro gigante capace di sollevare con i suoi tentacoli intere imbarcazioni e trascinare uomini urlanti sott'acqua. Altri parlavano di serpenti marini, all'epoca spesso citati nei giornali come se fossero reali. Secondo queste versioni, l'equipaggio sarebbe stato catturato da una creatura colossale e divorato in mare aperto. La nave, abbandonata e intatta, restava come unica testimone del dramma. Un'altra leggenda molto diffusa fu quella del rapimento da parte di un'altra nave. Alcuni marinai sostennero che la Mary Celeste fosse stata abbordata da pirati berberi o da una nave fantasma proveniente dal nulla. In certe versioni l'equipaggio fu sterminato, in altre rapito e portato chissà dove. Una variante ancora più fantasiosa raccontava di una comunità segreta sulle isole Azzorre che rapiva viaggiatori di passaggio. Nessuna prova naturalmente, ma in un'epoca in cui i mari erano davvero pieni di pericoli sconosciuti, simili storie sembravano plausibili. Tra le teorie leggendarie c'è anche quella di Abel Fosdick, pubblicata decenni dopo i fatti. Fosdick raccontava di essere stato un membro sopravvissuto dell'equipaggio. Secondo lui, il capitano avrebbe ordinato di costruire una piattaforma sospesa sul lato della nave per sperimentare nuove modalità di osservazione. Durante una discussione, la piattaforma crollò e l'equipaggio cadde in mare, divorato dagli squali. Fosdick sosteneva di essere riuscito a sopravvivere. La storia, affascinante, era però palesemente inventata. Non esistono prove né registri di un Fosdick a bordo. Eppure la leggenda entrò a far parte della mitologia della Mary Celeste. Col passare del tempo le spiegazioni si fecero sempre più bizzarre. Negli anni 60 e 70, nel pieno della moda esoterica e degli studi sui fenomeni paranormali, la Mary Celeste fu associata a Atlantide, a UFO e persino al Triangolo delle Bermuda, che in realtà si trova a migliaia di chilometri di distanza dal punto del ritrovamento. Alcuni ipotizzarono che la nave fosse stata risucchiata da un portale dimensionale, liberata ma senza più equipaggio. Altri dissero che gli uomini erano stati rapiti da extraterrestri, lasciando intatto lo scafo come prova del loro passaggio. Queste teorie, prive di basi reali, trovarono terreno fertile nei libri e nelle riviste dell'epoca, trasformando la Mary Celeste in un'icona non solo marinaresca, ma anche ufologica e fantascientifica. Naturalmente, non potevano mancare i fantasmi. Alcuni marinai giurarono di aver avvistato la Mary Celeste anche dopo il suo affondamento, che continuava a navigare come una nave spettrale tra le onde. Nei racconti popolari i membri dell'equipaggio sarebbero stati vittime di una maledizione e ancora oggi, nelle notti di tempesta, il loro lamento si udirebbe tra i venti dell'Atlantico. È leggenda, certo, ma ogni grande mistero ha bisogno di un tocco di soprannaturale per sopravvivere al tempo. Tutte queste versioni hanno un tratto comune. Nascono dal bisogno di spiegare l'inspiegabile. L'assenza di prove concrete ha aperto la porta a un immaginario senza limiti. La Mary Celeste non è più soltanto una goletta del XIX secolo, è diventata un archetipo, la nave fantasma per eccellenza, simbolo del mistero che il mare custodisce. La storia della Mary Celeste non si è fermata nei tribunali di Gibilterra né tra le onde dell'Atlantico, anzi, da quel momento ha iniziato una seconda vita, forse ancora più longeva e affascinante,
nelle pagine dei libri, nei teatri, sul grande schermo e perfino nelle serie TV. È qui che la nave fantasma ha smesso di essere un semplice relitto per diventare un simbolo universale di mistero. Abbiamo già parlato di Arthur Conan Doyle, che con il suo J. Habakkuk Jeffson's Statement nel 1884 rese celebre la Marie Celeste. Ma Doyle non fu l'unico. Per decenni, giornali e riviste continuarono a pubblicare resoconti sensazionalistici, spesso arricchiti di dettagli inventati. Coltelli insanguinati, pasti lasciati intatti a metà, persino un pappagallo che continuava a ripetere il nome del capitano. Tutti elementi falsi, ma irresistibili per il pubblico. Nei primi del Novecento la vicenda ispirò anche romanzi d'avventura e opere teatrali. Ogni volta la nave cambiava volto, a volte era maledetta, altre infestata, altre ancora strumento di un complotto. Il bello del mito era proprio la sua elasticità. La storia vera era talmente incompleta da permettere infinite reinterpretazioni. Il fascino della Mary Celeste arrivò presto al cinema. Nel 1935 uscì The Mystery of the Mary Celeste, un film britannico con protagonista Bela Lugosi, l'attore che aveva già interpretato Dracula. La pellicola mescolava mistero, omicidi e superstizione, consolidando l'immagine della nave come luogo di maledizioni. Più recentemente, nel 2020, è uscito Haunting of the Mary Celeste, film horror che rilegge la leggenda in chiave soprannaturale. Qui la nave diventa un portale verso un'altra dimensione. Chi sale a bordo rischia di svanire nel nulla. Il film non ebbe un grande successo, ma dimostra quanto il mito sia ancora fertile per il cinema dell'orrore. E non è finita qui. La Mary Celeste ha fatto capolino in documentari televisivi, speciali sul mistero e persino in serie come Doctor Who, che ha dedicato un episodio a una versione fantascientifica della sua scomparsa. La leggenda della Mary Celeste ha influenzato anche la musica e i videogiochi. Gruppi rock e metal hanno citato la nave nei testi delle loro canzoni, evocando il tema del viaggio senza ritorno. Nei videogiochi di avventura e investigazione, la goletta appare come scenario perfetto per storie di esplorazioni e spettri. Perfino nei fumetti, da Dylan Dog a pubblicazioni americane, la nave è stata reinterpretata come una sorta di fantasma dei mari che ritorna a tormentare i vivi. Oltre alla fantasia ci sono stati anche tentativi seri di spiegare il mistero. Documentari del Smithsonian Channel e di altri network hanno messo in scena esperimenti scientifici per testare le teorie sull'esplosione dei vapori d'alcol o sui guasti delle pompe. Questi programmi hanno mostrato come in effetti una spiegazione logica sia possibile, pur senza mai chiudere la questione del tutto. È proprio questa ambiguità a tenere viva la leggenda. Ogni volta che un documentario prova a chiudere il caso, l'aura di mistero sembra rafforzarsi invece di indebolirsi. La Mary Celeste è la nave fantasma per eccellenza, tanto che spesso il suo nome viene usato come sinonimo del genere stesso. Se si parla di relitti misteriosi, inevitabilmente la Mary Celeste è la prima a essere citata. Il suo segreto sta nella combinazione perfetta di vari elementi. Un fatto reale, quindi credibile. Un mistero irrisolto, quindi aperto a infinite interpretazioni, e un'atmosfera gotica e marinaresca che richiama da sempre l'immaginario dell'ignoto. Insomma, la Mary Celeste è diventata una tela bianca su cui ogni epoca ha dipinto le proprie paure e i propri fantasmi. Nell'Ottocento erano i mostri marini, nel Novecento i complotti e i naufragi inspiegabili. Oggi sono UFO e dimensioni parallele. Il mito cambia forma, ma resta vivo. Il mare, da sempre, è uno specchio del nostro immaginario. È vasto, insondabile, bellissimo e pericoloso. Racconta di viaggi e scoperte, ma anche di tragedie e misteri. Ed è proprio in questo scenario che la Mary Celeste ha trovato la sua immortalità. A differenza di tante altre navi naufragate o scomparse, la sua storia ha una caratteristica unica. Non c'è un finale chiaro. Non ci sono corpi, non ci sono segni di lotta, non c'è una spiegazione definitiva. Rimane un vuoto, e i vuoti, nella mente umana, non restano mai vuoti a lungo. Vengono riempiti di ipotesi, fantasie, paure.
È questa assenza di risposte a rendere la vicenda irresistibile. Ogni generazione ha proiettato sulla Mary Celeste le proprie ossessioni. Gli ottocenteschi vedevano complotti e mostri marini. I novecenteschi amavano le leggende nere e i misteri da rivista illustrata, mentre oggi, in epoca di teorie paranormali e fantascienza, la nave diventa teatro di rapimenti alieni o portali interdimensionali. Ma il fascino non sta solo nel mistero. C'è anche la potenza evocativa dell'immagine stessa. Una goletta che vaga da sola nell'oceano, intatta ma deserta, spinta solo dal vento. È una metafora perfetta della fragilità umana di fronte all'immensità del mare. È l'incarnazione visiva della parola enigma. Infine, la Mary Celeste continua ad affascinare perché rappresenta una sorta di punto d'incontro tra realtà e mito. Non è leggenda pura come Atlantide o il Flying Dutchman. È una storia vera, documentata, con atti processuali e testimonianze. Eppure allo stesso tempo è così incompleta da sembrare un racconto gotico scritto dal mare stesso. Forse è questo il segreto. La Mary Celeste è una storia che non si può chiudere e proprio per questo continua ad aprirsi davanti a noi ogni volta che torniamo a raccontarla. La Mary Celeste è rimasta nei registri della storia come una semplice goletta commerciale, ma nell'immaginario collettivo è diventata molto di più. È il simbolo stesso di quanto il mare sappia custodire i propri segreti, trasformando un fatto di cronaca in una leggenda immortale. Abbiamo ripercorso la sua vicenda documentata, dal varo come Amazon ai primi incidenti, fino all'ultimo viaggio e al ritrovamento deserto. Abbiamo esplorato le ipotesi più plausibili, i vapori dell'alcol, le pompe difettose, le onde anomale, e ci siamo immersi nelle versioni fantascientifiche che hanno popolato romanzi, giornali e film. Abbiamo visto come la Mary Celeste sia entrata nella cultura popolare, reinventata di generazione in generazione. Eppure, dopo quasi 150 anni, la domanda resta sospesa. Che fine fece davvero l'equipaggio? Forse una catena di errori e sfortune li condannò in mare aperto. Forse il mistero ha radici più oscure, o forse non sapremo mai la verità. Quello che sappiamo è che la Mary Celeste continua a navigare, almeno nella nostra immaginazione. Una nave fantasma che solca non più l'oceano, ma le acque della memoria collettiva, perché in fondo la Mary Celeste appartiene a tutti noi, un mistero che il mare ha lasciato in eredità all'umanità e che ognuno di noi continua a raccontare a modo proprio.